Eccoci qui, piano editoriale per i social brandizzato. ChatGPT può aiutarti. Benvenuto, questo è un corso completo, mettiti comodo. ChatGPT può essere il tuo assistente ideale per creare e gestire interi piani editoriali di contenuto per i social media, risparmiando tempo e aumentando la creatività. Oggi con questo corso ti mostro come progettare un piano social completo e brandizzato che rispecchi l'identità del tuo brand, del tuo marchio. In pochi passaggi puoi ottenere un calendario editoriale ricco di idee e di contenuti da pubblicare. Contenuti che sono personalizzati e disegnati per il tuo pubblico, i tuoi follower e i tuoi obiettivi. Forse alcuni di voi non lo sanno, ma ho insegnato tantissimi anni marketing e anche social media marketing, per cui ho cercato di mettere all'interno appunto di questo corso, di questo tutorial, tutte le conoscenze che avevo appunto per creare un piano editoriale che fosse non di quelli sciapi che ci propone ChatGPT, bensì che sia di una qualità altissima e di una emozionalità altissima, ma ormai mi conoscete. O forse no. Prima le presentazioni. Chi sono io? Chi c'è dietro questo microfono? Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno delle AI attraverso esperimenti folli e sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni e puoi anche richiedere l'accesso alla mia cartella segreta su Drive facendo richiesta appunto su bit.ly/emaf205 oppure semplicemente scansionando il QR code che vedi in questo momento sullo schermo. Ti ricordo, caro amico, che ogni giorno che passi senza imparare l'AI vale €1 in meno nel tuo futuro stipendio. Sai quanti sono i giorni in un anno? Ok? Ogni giorno €1 in meno, 365 giorni, 365 giorni in meno. Credo di non essere troppo drammatico, credo che questa possa essere un'affermazione verosimile. Detto ciò, iscriviti e metti like per non restare indietro, perché sono quasi certo che tra qualche anno mi ringrazierai di averti spiegato queste cose in tempi non sospetti. Ma torniamo al tema. Allora, piano social perfetto per il tuo brand con ChatGPT. Un corso completo. Iniziamo. Come al solito abbiamo diverse sezioni del corso. Ogni sezione verrà spiegata, ogni sezione avrà un obiettivo specifico, iniziando dal primo. Primo step di 7, definisci gli obiettivi del piano editoriale. Ragazzi, fondamentale definire gli obiettivi del piano editoriale. Prima di iniziare è fondamentale avere chiari gli obiettivi di quello che sarà il piano. Esempio, vuoi aumentare la visibilità? Vuoi promuovere dei prodotti specifici? Vuoi migliorare l'interazione? Usa ChatGPT per strutturare gli obiettivi e adattarli ai canali social su cui lavori. Per cui come prima cosa dobbiamo dire, ok, noi siamo online. Qual è il nostro obiettivo dello stare online? Perché siamo online? Per vendere, per visibilità, per promuovere, per cercare di creare una community? Questo è il macro tema che ci porta allo step iniziale, ossia dire a ChatGPT quello che vogliamo fare e gli obiettivi che vogliamo raggiungere con il suo aiuto. Come possiamo vedere, adesso vi leggerò una demo di un prompt che potete utilizzare. Tutti questi prompt, tutte queste lezioni, queste slide sono presenti nel mio secret case, ma vi invito a
modificare, sperimentare e fare queste informazioni vostre e personalizzarle a seconda delle vostre esigenze. Sono delle linee guida. Vi leggo il prompt per definire gli obiettivi. ChatGPT, aiutami a definire gli obiettivi di un piano editoriale per un brand di... mettete il vostro settore. L'obiettivo principale è... mettete qual è l'obiettivo principale, ad esempio promuovere una nuova linea di prodotti sostenibili. Elabora 3 obiettivi chiave per questo piano e come raggiungerli in modo strategico sui social media. Per cui in questa fase, in questo passaggio, noi stiamo chiedendo a ChatGPT di essere il nostro consulente di marketing, che ci aiuta a definire gli obiettivi della nostra presenza online, per cui della creazione anche dei contenuti per il nostro piano editoriale. Questo corso è particolare perché ha anche dei tip avanzati, per cui dei suggerimenti che ho voluto inserire per andare a estendere appunto la potenzialità del prompt, renderlo più emotivo, più emozionale, più professionale, più preciso. Il tip avanzato che voglio darti ora è: chiedi a ChatGPT di suggerire obiettivi specifici per ogni canale. Ad esempio, definisci obiettivi unici per Instagram, Facebook e LinkedIn, considerando le diverse audience e funzionalità di ciascun canale. Per cui, volendo, potete andare a chiedere di suggerire obiettivi specifici per ogni canale. Se avete una comunicazione multipiattaforma, questo è il minimo indispensabile. Per cui, step 1, gli obiettivi. Li abbiamo definiti, ChatGPT ci aiuta ad entrare nel dettaglio e a capire cosa vogliamo fare. Vi ricordo che poi si sviluppa tutto all'interno della chat, per cui queste informazioni verranno memorizzate e poi verranno anche accumulate con quelle che andremo a mettere negli step successivi fino a poi a ottenere il nostro risultato. Vediamo lo step numero 2. Identifica il tuo pubblico target e il tuo tono di voce. Il tono di voce, per chi non lo sapesse, è il modo, è il lessico, la grammatica, la formalità o l'informalità con cui noi comunichiamo, in questo caso sui social. Per cui pubblico target, a chi parliamo, tono di voce, in che maniera parliamo loro. Conoscere il pubblico è essenziale per sviluppare contenuti efficaci. Andremo dunque a chiedere a ChatGPT di delineare un profilo dettagliato del mio pubblico e andrà anche a suggerire il tono di voce più adatto per il brand. Ragazzi, un articolo su LinkedIn di un avvocato ha un tono diverso da quello di una influencer di moda su Instagram, ok? Per cui, perché dobbiamo stare noi a cervellarci? Chiediamolo a ChatGPT. Questo è quello che faremo nel secondo step. ChatGPT, definisci il pubblico target per il mio brand, esempio di prodotti di bellezza naturali. Qui andate a mettere la vostra variabile chiaramente. Il pubblico principale è costituito da descrizione demografica, esempio donne di 25-40 anni, interessate a salute e sostenibilità. Chiaramente, ragazzi, più roba ci mettete dentro, più cose sapete sul vostro pubblico, meglio è. Diamo più dettaglio, diamo più informazione, dunque il risultato sarà ancora più tailor made. E infine gli chiediamo: suggerisci un tono di voce adatto per i contenuti social e descrivi 3 principali interessi o bisogni del pubblico che possiamo soddisfare. Questo è un tocco di classe, questo è un vero tocco di classe. Descrivi 3 bisogni del pubblico che possiamo soddisfare con i nostri contenuti sui social. Per cui non pubblicare a cazzo, bensì pubblicare cose che risolvono delle problematiche del nostro pubblico di riferimento. Tip avanzato: chiedi a ChatGPT di personalizzare il tono di voce per ogni piattaforma. Esempio, suggerisci un tono di voce più amichevole per Instagram e un tono invece più professionale per LinkedIn, per cui anche qui possiamo andare ad applicare alcune modifiche riguardanti appunto quello che è l'output, ossia il modo in cui i contenuti verranno generati, il lessico, la sintassi, il modo di approcciarsi appunto al pubblico. Il pubblico è questo, ma i canali sono diversi, per cui su ogni canale bisognerebbe adottare un tono di voce specifico per quel canale.
Punto 3 di 7, ok? Adesso utilizzeremo ChatGPT per generare idee di contenuto, per coprire addirittura un intero mese. Per cui, ora che hai gli obiettivi al pubblico, puoi chiedere a ChatGPT di suggerirti idee di contenuto, anche per un mese intero, anche con grafiche, video, stories, post testuali, in modo che il piano sia vario e completo, ok? Per cui utilizzeremo questa terza area, questa terza fase, ChatGPT come un generatore di idee per i nostri contenuti. Ok? Vediamo quale prompt potremmo andare a utilizzare. ChatGPT crea un piano di contenuti mensili per i social media del brand, che già conosce perché gli abbiamo già raccontato poc'anzi. Organizza il calendario con idee per post su Instagram, Facebook e Twitter, quindi diamo i canali. Ogni settimana voglio un mix di contenuti, post promozionali, educativi, storie di clienti e contenuti interattivi. Suggerisci anche hashtag e call to action per ogni post e varia i formati. Qui vedrete come ChatGPT si sbizzarrirà tantissimo, ok? Vero è che nella pancia, nella testa, le informazioni che vi abbiamo dato, fate attenzione a mettere delle ottime informazioni all'inizio, perché così ve le ereditate. Se mettete le informazioni speech all'inizio, ovviamente poi il risultato non sarà all'altezza. Tip avanzato: richiedi anche temi settimanali o giornate speciali da celebrare. Esempio: integra nel piano giornate tematiche come martedì del benessere, venerdì verde, per dare un'identità riconoscibile al mio piano editoriale. Ok, per cui ChatGPT si sbizzarrirà a creare un piano di contenuti mensili, in questo caso multicanale, Instagram, Facebook e Twitter, e ogni settimana proporrà un mix di contenuti, post promozionali, educativi, storie di clienti, rubriche, contenuti interattivi. Okay? Oltre a questo ci andrà a suggerire anche degli hashtag pertinenti per i nostri contenuti, soprattutto in questo caso credo per Instagram e Twitter, e delle call to action per ogni post, e soprattutto diciamo vari formati, cioè non farmeli tutti uguali, variali i formati, se no il rischio è quello che i contenuti siano bene o male sempre gli stessi. Ci siamo quasi. 4 su 7 super messaggi e call to action coinvolgenti. Allora, voi sapete che se c'è una cosa che sa fare bene ChatGPT è scrivere copy, ok? In questo caso andremo a chiedere di creare messaggi che catturino l'attenzione e includano delle call to action forti e specifiche per ogni piattaforma. Call to action è una brevissima frase al tempo imperativo per incentivare a compiere un'azione. Ad esempio, iscriviti alla newsletter, metti like, vedete com'è il tempo imperativo, no? Metti like, scarica il coupon e compagnia bella. Questi messaggi, andremo a comunicare a ChatGPT, dovranno essere coinvolgenti e stimolare l'interazione del pubblico. Per cui adesso andremo a creare i copy per ogni post, però lo faremo in modo che siano fatti e finiti, con call to action forte, che catturino l'attenzione all'inizio magari con un hook e che riescano a coinvolgere e stimolare l'interazione del nostro pubblico di riferimento, del pubblico del nostro brand. Vediamo. ChatGPT scrive i messaggi per i primi 5 post del mese per Instagram. Okay, vediamo come in realtà non ci dà tutto insieme. Cerchiamo un attimo di segmentare. Scrivi i messaggi per i primi 5 post del mese per Instagram. Il tono deve essere caloroso, accogliente, decidete voi, e ogni post deve avere una CTA chiara, come scopri di più, condividi la tua opinione o tagga un amico. Questa è una CTA chiara. Ogni post dovrebbe stimolare il pubblico a interagire. Vedete come ChatGPT si metterà lì a ragionare, appunto, come se fosse un copy, su come scrivere dei post che possano comunque stimolare il pubblico. Tip avanzato: chiedi a ChatGPT di suggerire CTA creative e meno comuni per diversificare l'approccio. Esempio: suggerisci CTA innovative che spingono il pubblico a esplorare di più
come prova il nostro quiz, partecipa al sondaggio nelle storie, cioè qui gli stiamo dando una carezza di emozionalità, di umanità, ok? Stiamo chiedendo a ChatGPT di essere creativa, di essere non comune, di diversificare l'approccio. Questa è già una, secondo me, sfumatura interessante che probabilmente non avevamo tenuto in considerazione. Per cui adesso ci siamo occupati dei copy, dei messaggi per i primi 5 post per Instagram, ovviamente poi dopo andate avanti, sapete quello che dovete fare. Ti comunico al 15° minuto che solo il 5% dei miei ascoltatori arriva fino a qui. Ti stimo e con gran classe, come facciamo di solito, mi piacerebbe ricevere un commento dai da parte tua per testimoniare appunto la presenza, il tuo passaggio su questo pianeta, su questo video. Ok ragazzi, questo è un corso completo di creazione piano editoriale per i social, brandizzato e personalizzato, per cui dai, un dai e credo di essermelo meritato. Andiamo avanti. 5 di 7. Pianifica i contenuti visivi con idee di grafica e immagini. I contenuti visivi sono ovviamente mega importanti per catturare l'attenzione sui social. ChatGPT può aiutarti a generare idee grafiche specifiche che poi potrai creare con strumenti come Canva oppure con DALL-E, per cui non solo il testo ma anche idee per le foto e le grafiche. Questo è un passaggio un pochino più complesso, vediamo come possiamo andare a compilare il prompt per ottenere appunto dei suggerimenti di contenuti. ChatGPT suggerisce idee per contenuti visivi per il piano editoriale mensile. Quale piano editoriale? Quello di cui stiamo parlando da 17 minuti, per cui lo sa. Voglio immagini che siano colorate e coinvolgenti, come infografiche su ingredienti naturali, nei cosmetici e compagnia bella, lì mettete la variabile, e immagini ispirazionali, per cui ve la giocate, mettete quello che più vi piace. Includi anche idee per stories e video brevi da pubblicare su Instagram e TikTok. Okay, per cui stiamo chiedendo di dire: guarda, mi fai un altro brainstorming, più che altro per le grafiche, ok? Il brand lo conosci, dammi qualche idea. Tip avanzato: usa DALL-E per creare le immagini originali e grafiche professionali basate appunto sui suggerimenti di ChatGPT. Esempio, crea un'immagine che rappresenti il tema del benessere naturale con colori pastello e simboli di foglie e di fiori. Per cui vedete come sia importante avere uno schema mentale, ok? Una forma mentis, conoscere l'andamento del processo, ok? Ma non è finita qui, perché ChatGPT ci sta già dando tanto. Io sono molto curioso di vedere le vostre conversazioni, di sapere se questo corso e gli altri vi stanno tornando utili, se insomma io ci metto tanto impegno. Credo ve ne siate accorti anche un po' dal cambio di stile, di grafica. Questo progetto di EMA F205 Emotional AI è iniziato ad agosto. In poco tempo ho ricevuto dei feedback molto buoni da parte vostra, ho conosciuto un paio di persone, ci ho parlato, il secret case ogni giorno ricevo una richiesta, per cui credo che da adesso in poi il minimo standard dei miei video sarà questo: corsi completi, tutte le informazioni nel secret case, ma orientate a aiutarvi veramente a espandere le vostre conoscenze e a raggiungere degli obiettivi chiari e misurabili. In questo caso stiamo parlando di un piano editoriale per i social brandizzato, per cui costruito attorno al vostro brand. Punto 6 di 7. Hashtag e temi ricorrenti per aumentare la visibilità. Allora, gli hashtag sono fondamentali, lo erano, probabilmente lo sono ancora adesso, per raggiungere un pubblico più ampio. Dunque in questa sesta fase chiederemo a ChatGPT di creare una lista di hashtag specifici per il brand, includendo temi ricorrenti da esplorare nel tempo. Vediamo come possiamo farlo. ChatGPT, suggerisci 10 hashtag rilevanti per il mio brand di cosmetici naturali, per il mio brand di il tuo brand, amico. Includi hashtag di nicchia e popolari per raggiungere il nostro target, per cui sia di nicchia che popolari.
Dopodiché proponi 3 temi mensili su cui possiamo basare il piano editoriale, come bellezza naturale, ingredienti eco-friendly e routine di benessere. Questo è molto molto figo, ragazzi. Proponimi 3 temi mensili su cui possiamo basare il piano editoriale, per cui avere questi 3 macro ombrelli. Figata. Cioè, questa è una cosa che fa solo uno che conosce i social e come si lavora e si comunica sui social. Tip avanzato: richiedi anche hashtag unici per il brand da utilizzare costantemente. Okay? Ad esempio, crea un hashtag personalizzato che identifichi il nostro brand e lo renda riconoscibile, come ad esempio Natura Glow o tutti insieme per il verde e compagnia bella. Per cui non solo hashtag molto utilizzati, non solo hashtag di nicchia, ma anche branded hashtag in cui che utilizziamo solo noi e ci porta una certa riconoscibilità. Ok, avete visto come è facile, no? Poi bisogna mettersi lì, bisogna aprire la chat, bisogna fare qualche esperimento, bisogna personalizzare questa attività. Quello che voglio lasciarvi è il canovaccio, è la struttura, è quello che dovete fare, la forma mentis, lo schema mentale per arrivare da A a B con meno frizioni possibili. E poi abbiamo il punto 7. Monitora e adatta il piano con analisi e feedback. Anche perché una volta che abbiamo implementato il piano è importante monitorare i risultati e ottimizzare i contenuti. ChatGPT in questo caso può aiutarti a strutturare una guida per l'analisi delle performance, così potrai migliorare il piano mese dopo mese. Per cui a questo punto ti stiamo dicendo: guarda, non è che mi monitori un po' la cosa e mi dai un feedback, così poi il mese dopo posso renderlo ancora più convincente, no? Come proposta editoriale online. Vi leggo il prompt. ChatGPT suggerisce un piano di analisi mensile per il piano editoriale che ha appena creato, giustamente. Quali metriche devo monitorare per misurare il successo su Instagram e Facebook? Questo è bellissimo, crea una checklist per la revisione mensile e proponi come adattare i contenuti in base al feedback e ai risultati. Per cui ci crea una sorta di checklist di revisione mensile per capire se i nostri contenuti stanno andando bene, stanno andando male, e inoltre ci consiglia anche quali sono le KPI, per cui gli indicatori di performance, le metriche da tenere d'occhio sui vari social. Allora, ultimo tip avanzato: chiedi a ChatGPT di creare una lista di domande per ottenere feedback dal pubblico. Questo è figo. Esempio, suggerisci domande da porre nelle stories e nei post per capire meglio le preferenze del nostro pubblico, come quali tipi di contenuti preferiti vedere qui o cosa vi ispira di più nella nostra filosofia. Questa è una cosa in più, un addendum per appunto andare incontro a quelli che sono le richieste e i gusti del nostro pubblico. Ovviamente poi al termine di questa chat avremo un prompt finale che include tutti gli elementi dagli obiettivi ai copy, ai visual, alle call to action, alla diversificazione dei contenuti in base al canale. Il piano editoriale con contenuti brandizzati è fatto e finito, ok? Per cui di base il concetto è: ChatGPT sviluppa un piano editoriale mensile per un brand di prodotti naturali, includi messaggi per post su Instagram e Facebook con call to action chiari e coinvolgenti, crea un mix di contenuti post educativi, promozionali, interattivi e proponi grafiche visive per ogni contenuto, e fornisce anche hashtag rilevanti e una breve guida su come monitorare la performance e adattare il piano editoriale in base ai risultati. Questo non è altro che un riassunto dell'enorme conversazione che abbiamo avuto sin dall'inizio, partendo appunto dagli obiettivi e dalla definizione del nostro brand con ChatGPT. Per cui possiamo dire che per oggi dal cyberspazio è tutto. Io sono molto contento di aver fatto questo video per voi. Mi piace anche molto esteticamente, devo dirvi la verità, mi sono anche abbastanza impegnato. Come al solito ti ringrazio di cuore per il tempo che mi hai dedicato. Se ti va, lascia un segno del tuo passaggio nei commenti. Potresti pubblicare un bel teschietto così so che ci sei. Poi iscriverti al canale e metti anche un like se hai trovato chiaramente questo corso di valore. Altrimenti
amici come prima. Ti ricordo che io sono EMA F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. Tu non lo sai, ma hai appena aderito al canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi, perché la voglio spingere oltre i suoi limiti. Ti ricordo che puoi accedere alla mia cartella segreta su Drive facendo richiesta su bit.ly/ema F205. Ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, grazie per il supporto. Scrivetemi, rispondo sempre a tutti, un'email, un commento. Scrivetemi se desiderate che io approfondisca qualche tema, e soprattutto in questa fase mi interessa sapere se questo genere di corso di video, sia la lunghezza sia la qualità, insomma, è di vostro gradimento. Io ce la sto mettendo tutta. Alla prossima.